Eccola qua, la liberiamo e vediamo. È avvelenata, ragazzi, non ho mai visto un serpentello appena nato così incattivito. Eccola qua, sbuca la capoccetta. Purtroppo oggi una vipera ha fatto un danno, quindi abbiamo provveduto a emigrarla immediatamente. C'ho l'accompagno, come potete vedere, che fra l'altro ha la vipera in mano, e ora la andiamo a liberare e vi racconto quello che è successo. Come sempre, ragazzi, siete su Reptile Nation, io sono Giorgio, quindi rimanete e guardate il resto del video se volete saperne di più. Come potete vedere, dietro a me c'è Omar con un bellissimo barattolo di pesto che in realtà nasconde una piccola vipera aspis. Allora, che è successo? Mi ha chiamato l'amico Fabio già un paio d'anni fa. C'è un video sul canale in cui ho recuperato una piccola appena nata da lui a casa, se l'è trovata proprio vicino al cane e l'abbiamo spostata, l'abbiamo emigrata. Ieri sera mi chiama che è successa la stessa identica cosa, quindi ora dovremmo provvedere a cercare la femmina adulta lì vicino casa per spostarla, perché è diventata una situazione insostenibile, però purtroppo non è arrivato in tempo e stavolta il cane è stato morso. Parliamo di un Doberman adulto, una femmina di circa 40 kg che attualmente è ricoverata. Tutto flebbo, ha il muso gonfio, sembra fuori pericolo, comunque dovrebbe essere una cosa che passerà nel giro di una settimana, però stavolta il danno l'ha fatto. Tutte le precauzioni del caso si sono andate a far benedire, nonostante tenga pulitissimo intorno casa. Purtroppo i piccoli si spostano, vi ho spiegato 1000 volte, non sono come gli adulti, appena nascono fum via da tutte le parti. Adesso è il periodo peggiore in assoluto. Io non posso tuttavia che fare i complimenti al caro Fabio per la freddezza e la lucidità che ha avuto, perché oltre a mettere subito in sicurezza il cane, a portarlo in clinica nell'immediato, a controllare bene dove è stato morso e tutto quanto, e va sicuro che era difficile perché la vipera, come vedrete, è microscopica, ha messo anche in sicurezza la vipera e niente, invece che ucciderla ha fatto in modo di poterla portare via. E ragazzi, ci vuole una grande freddezza. Io stesso non so se avrei fatto lo stesso, perché quando ci tocca a noi poi nel nostro piccolo e tocca ai nostri cari, cane, amici, parenti, quello che volete, cambia la musica. E sì, probabilmente anch'io forse avrei fatto il danno lì, preso per il momento. Invece Fabio ha mantenuto la calma, ci ha chiamato e niente, eccoci qui. Adesso la emigriamo il più lontano possibile da qualsiasi fonte umana o da altri cani che possano incontrarla, in modo che lei e tutto il resto del mondo staranno in pace e non ci sarà pericolo per nessuno. Se vi ricordate, nonostante le lamentele di Omar dietro che non vede l'ora di fermarsi perché non gli piace camminare, è il posto dove ho trovato la vipera gravida che vi ho mostrato qualche settimana fa, e teoricamente dovrebbe aver già dato alla luce i piccoli anche lei, oppure siamo lì. Ora monitorirò. Omar, potrei essermi impicciato. Terrò sotto controllo la situazione e verrò a vedere se troviamo qualcosa nei prossimi giorni. Pronti? Passo la palla ad Omar, che adesso ci aiuterà con le riprese, perché tenere in mano questa piccoletta qui, come vedrete, è un'impresa folle. Adesso qua almeno la facciamo vedere un pochino meglio. Che bel bastoncino, eccolo qua. Allora vieni, avvicinati il più possibile perché altrimenti non si vede nulla. Allora, adesso con molta calma e sangue freddo, eccola qua, la liberiamo e vediamo. È avvelenata, ragazzi, non ho mai visto un serpentello appena nato così incattivito. Eccola qua, sbuca la capoccetta. Ciao, guardate quanto è piccola, tra l'altro è molto vispa. Guarda, già sparita nel minimo della sterpaglia, già non si vede più. Guarda, sta qua sotto, guarda dove, guardate quanto è piccola. Guardate, è impossibile vederla, un animaletto così appena nato, impossibile. Guardate che roba. Va da sé che se non tenete pulito intorno a casa e c'è la possibilità che ce ne sia qualcuna in giro. Ecco qua, che guardate qua,
è impossibile da vedere, assolutamente impossibile. Guardate dove si è mimetizzata, eccola qua, la vedete? Una monetina da 2 euro, ma una monetina che se la acciaccate fa i danni con la pala. Ora non la voglio infastidire più di tanto, cerco di mandarla il più possibile di là in modo che se ne va lontano da tutti e via. Adesso troverà la sua strada. Il barattolo di pesto me lo prendo e noi ci avviamo verso la strada di casa. Io ringrazio ancora Fabio per quello che ha fatto, perché è stata veramente un'opera buona e soprattutto difficile. Non so quante altre persone ci sarebbero riusciti. Sfido chiunque a trovare una vipera, vi morde il cane e la prima cosa che fate, oltre a mettere in sicurezza il cane, è salvare la vipera e chiamare per portarla via. Nessuno di voi l'avrebbe fatto e probabilmente nemmeno io, quindi grande Fabio, applausi per te. La cosa bella è che sono anche riuscito a incastrare Omar finalmente in un video, ma gli rode anche il chiccherone perché ha dovuto camminare un pochetto. Povera Omar, ha dovuto camminare. Vabbè ragazzi, video breve però succoso, questo era l'importante, aver messo in sicurezza questo. Auguriamo il meglio al cane, io sentirò dopo per aggiornamenti e vi farò sapere. Se vi è piaciuto il video, come al solito vi invito a lasciare like, condividete e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!